Buongiorno tribù! Buongiorno. Oh, che freddo. Io ho degli amici che gli mancano qualche rotella. Siamo venuti in un posto che non fa più freddo. Non fa freddo. Di più. Fa freschino. No, fa freddo. C'è un po' il vento, forse si ferma il vento sta Mm. bene. Ci siamo spostati da Grazalema, siamo a Benocaz. Va bene, oh Caz. A Benocaz. E oggi vi portiamo con noi ad arrampicare. Ovviamente, noi come ci andiamo a arrampicare? Sempre un po' Con le camminando. gambe. No, anche perché c'è poco parcheggio e quindi sono forse 3-4 posti macchina e noi con il furgone che è grande, quindi immaginate voi. Abbiamo trovato un ragazzo che qua nella zona e ci ha detto: "Ma no, andate a piedi, c'è un sentiero", e niente, saranno 15 minuti, 20 minuti. Tranquillo, così riscaldiamo i muscoli. Tamzini, guardate, c'è il boy lì vicino alla mamma. Perché c'ha freschetto. Se mi portate in posti freddi, a me il freddo non mi piace. Guardatela come ragnippiata. Come i cani, quando Ma si mettono a bolito. ti metto la copertina come la Cina. E tu e la Cina siete uguali. No, guarda, la Cina è in giro. È il vento che fa. Però la vista è bella Merita. bella. È tutto verde, tutto verde. Quindi? Quindi boh, questa qua non sappiamo che grado è, però sembra bella a A caso. caso, È no? a caso, bisogna andare a caso e a Tra vista. l'altro c'è il nostro amico qua di fianco che se non la chiude lui, no? Sì, infatti, Che non però vuole essere anche ripreso. Dice non voglio essere ripreso. però lo È sai timido, è timido. che sì, è un po' timido. Lei sì che la posso inquadrare, mi ha dato il permesso. Da chi ci segue, da chi non è molto italiano, però mi avete capito. Chi ci segue da tanto sa che lei è la mia damigella d'onore e tutti gli anni a Natale sono vacanze insieme. Alaia? Lei è la Alaia? La cugina di voi è vicina? Alaia è paurosissima. È piccolina, ha 5 mesi. E lui è ciuschi, un po' ai suoi tempi, perché da 2 giorni non si fa dare le carezze, però piano piano, guardate, è come la madre, ha lo stesso carattere della madre, uguale. Antisociale, però piano piano, vedete, mi è venuto in braccio, adesso si fa dare le carezze, è uguale alla madre, uguale, leggi canto, vero Ciucchi?
arrampicato, abbiamo arrampicato e adesso piano piano torniamo verso il furgone, vero Pier? Sì, 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 sì. E, le Oggi è tem- bella giornata, oggi sì che mi fa meglio. e la temperatura già È sceso un po', no? comincia a scendere perché le mie Sì, mani sì. sono fredde. No, ma neanche tante, sono più fredde le mie. No. Piano piano, un passo per volta. Simpatia, portami via. Nata mi ha dato la telecamera, accendila tu, che voglio mettere le mani in tasca perché c'è freddo, perché c'è freddo, freddo, freddo. Mi hanno fatto con il chip freddolosa, cosa facciamo? Guarda, lo vedi lì il Oramai sole? mi tieni così? Che freddo. Adesso lo vedi lì, adesso ritorna il Io voglio sole, tornare in spiaggia, alle spiagge che fa più caldino. che manca poco, manca poco. Eh sì, signori, ci siamo persi, perché in teoria il furgone è da questa parte, però in tutta questa zona ci sono tutti questi recinti con il bestiame, è pieno e quindi non lo possiamo attraversare, perché già abbiamo attraversato uno, però perché questo è un sentiero, quindi c'è il permesso di poter entrare e poi riesci. Però qua no, qua sono terreni privati. Molto bene, molto bene. Però guardate che bellina questa passeggiata. Adesso dicono, hanno detto, due uomini, di continuare, prima o poi finirà il recinto e torneremo indietro o attraverseremo il bosco. Vediamo cosa succede. Siamo arrivati sulla strada e giusto qua ci sono i nostri furgoni. Però guardate il tramonto, che meraviglia che regala la natura. Non mi stancherò mai di vedere né tramonti né albe. Sono uno più belli degli altri. Stasera cosa ci facciamo? Le polpettazze. C'è ancora la carne trita, il prezzemolo, un po' di patate, l'uovo, il po' grattato. E stasera ci facciamo delle polpette così grosse. Le polpette non ce le siamo mangiati. Io sono un danno perché le ho preparate, tutte non ci stavano per una. E quindi cosa ho fatto? Le ho messe nel piatto e le ho portate nel furgone dei nostri amici. Perché mangiamo sempre dai nostri amici nel furgone dei nostri amici perché hanno riscaldamento. Anche per chiacchierare, E stare per mangiare tutti chiacchierare insieme. mangiamo tutti assieme, non mangiamo di qua perché noi non abbiamo riscaldamento, però noi sempre, tutte le sere mangiamo tutti insieme e condividiamo tutto quello, ognuno cucina qualcosa. E poi facciamo uno share di cibo. Però è rimasta una polpetta che Appunto, quella che era rimasta fuori. Guardate, che buona! Dall'aspetto sembra veramente buona. Mangiamo, ce la chiacchieriamo un po' e Sì. poi andiamo a letto. Senza filmetto. Ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno tribù. Buongiorno. Notte freschetta. Però abbiamo dormito bene in furgone. No, in furgone è freddo, proprio zero col piumone che abbiamo. Il problema di questa zona è che si sono abbassate di botto le temperature, quindi c'è il vento congelato. È il vento più che le temperature. Perché Perché sì, ieri si stava bene. le temperature sì sono basse, però se non ci fosse il vento, c'è questo vento pungente che infatti colazione in furgone non si può stare fuori, c'è questo vento che non si sta bene fuori. Quindi abbiamo deciso di ritornare verso la costa, che ci sono temperature più primaverili, direzione Cadiz.
Cadice, Calice, sì. cadice. Cadiz in spagnolo. Siamo entrati nella città di Cadiz. Ed Che è è strano, no? che Entrare strano in in una città. città, occhio al bus, prima che ce lo mangiamo. E noi attraversiamo tutta la città e andiamo a vedere il centro storico. Però io me la immaginavo molto, molto più piccolina Cadiz, Vabbè, il centro storico, È quello che è piccolo. è piccolino, però poi il resto Poi è il resto è grande. grande, eh? Andiamo a vedere se troviamo parcheggio, perché non so, secondo me è un po' complicato, però vediamo. La temperatura, ragazzi, è tutta un'altra, quella che piace a Eh, me. Così sì che si ragiona. ti sei scaldata anima e Sì, corpo. Che stanotte ci dobbiamo fare una roccia che lava anima e corpo sì, anche. corpo e Tanto ce anima. l'abbiamo già, quella gratis È che quella vi abbiamo fatto gratis. vedere. Abbiamo parcheggiato alle nostre spalle. Qua, per venire a vedere Cadiz, bisogna pagare. Però non... Siamo, siamo vicino, qui c'è la stazione, quindi venite qua alla stazione dei treni e 2 euro 5 ore che per visitare Cadiz. Se Però volete anche buon farvi prezzo. un tapeo così 5 ore, sovran, avanzano. Avanzano. E se no 3 ore, se no 3 ore mi sa che uno... Ah no, 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 cioè 1,80 sono 4 ore, 3 ore no, non c'è la possibilità di 4 ore. Quindi Però per 1,80 1,80, 5 ci ore. sta, ci sta. Eccoci qua a Cadiz. Cadiz è una città che le sue origini dobbiamo risalire al tempo dei Fenici. E come si sa qua con la vicinanza con l'Africa, sempre qua è stato un via vai di rapporti commerciali, poi arrivarono i Romani e da qui il nostro Cristoforo Colombo partì con la Nina, la Pinta e la Santa Maria alla scoperta delle Americhe. Infatti questa cattedrale è stata hanno iniziato a costruirla nel 1722 ed è poi stata terminata nel 1828. Come potete vedere, vedete questi colori che dalla metà in su hanno colori diversi. Innanzitutto è stata costruita sotto una vecchia chiesa di stile gotico e ha questi diversi colori perché è stata fatta un po' a, come dico io, a spintoni. E questo è dovuto a che quando si iniziò a costruire la Spagna trasportava l'oro delle Americhe, era super ricca, poi ci fu appunto la crisi e questo appunto ha interrotto i lavori varie volte e appunto ci ha messo quasi più di 100 anni per costruirla. E gli spagnoli non gli è mica poi andata tanto bene, tanto oro e se lo sono fumato tutto. Come a Tarifa, anche qua la zona di Cadiz è super famosa per il cuoio. Ci sono tante fabbriche che producono aiuto! Artigianalmente, Muy bien. no, ci sono veramente tantissimi artigiani. Penso che nella zona questa di Però Cadiz, lo Santa Lucia e forse in Spagna uno ancora dei pochi posti dove la gente ancora può vivere dell'artigianato. Ci sono anche tanti sugheri, quindi l'artigianato legato al sughero, quindi a oggetti fatti in sughero, un po' come quando siamo stati in Sardegna, ti ricordi? Sì, E qua ancora la gente può vivere ancora dell'artigianato che al giorno d'oggi veramente con l'arrivo delle fabbriche così tutto in produzione industriale ha rovinato un po' gli artigiani, però poi gli artigiani ancora se la cavano bene e riescono a vivere ancora del loro lavoro. Olè! Sapete che a noi ci piace venire nei mercati, siamo nel mercato di Cadiz, nel mercato comunale.
e vediamo un po' i prezzi. Allora, ci abbiamo le mele a 2,99, i peperoni 2,99, cipolle 3,99 e guardate che pesce, pescariglia fresca. E qua c'è il pesce spada, vero? E siamo a 19,98. Le uova di non so che pesce, il filetto fresco 16 al chilo e il salmone ce l'abbiamo a 22 € al chilo e c'è veramente una buonissima faccia. A me sta entrando una fame proprio di quelle proprio grosse, grosse, grosse. Volevo farvi vedere se c'avevano qualche pezzo di tonno, ma secondo me è andato a ruba perché la zona questa di Caris è molto famosa per il suo tonno, il tonno rosso. Vediamo, vediamo, vediamo se lo trovo. Venite con me, che sempre mi portate fortuna. Ah, mi sa che è già sparito. Però guardate qua, ragazzi, la frescura. 8 €, 7 €. E oggi la maggior parte sono chiusi perché comunque siamo sotto le feste così. E guarda che sto guardando qua. Vabbè dai, queste pere conferenza 1,59, il kiwi a 2,99. I prezzi non sono male, poi dipende, ogni barattino c'ha i suoi prezzi. Io ne ho visto qualcuno un po' alto, però ad esempio questo non ha male i prezzi, guardate, le ciliegie a 3,50 e abbiamo già le fragole a 2,50 perché qua anche nella zona vicina dopo Cadiz più precisamente verso Huelva vicino al Parque della Doñana è molto famosa per la coltivazione di fragole, mirtilli, tutti di bosco. Mica male, mica male. Adesso esco ragazzi perché mi sta venendo una fame che mi sbranerei tutto. Adesso vado alla TAM e me la sbrano. Adesso Tamara dicendomi dove andiamo e faccio beh andiamo di là nell'altro porticciolo che c'è di là. Io non sapevo che c'erano dei bambini. Io pensavo che la macchina era di là. E faccio, No, faccio di la là. non è di là, è di là. È un piccolo dettaglio, non sapevo che c'erano due porticcioli. Volete perdervi? Io ve l'affitto Tamara, se volete fare Mi noleggi. ti noleggio e faccio l'annuncio. Chi vuole perdersi contatti a Tamara, così state un po' in giro, vedete che sia una città, che sia una montagna. Contattate Tamara, vi perdete e poi vi vengono a prendere anche con l'elicottero, così c'è un po' di sospetto, un po' di emozioni. E siamo arrivati dentro il castello di San Sebastian. Abbiamo fatto tutto questo pontile che ci ha portato direttamente dentro
Al castello? E si può entrare ed è gratuito, sembra. Sì, sì. Miracolo! Dicono che non si può venire a dormire con i camper. Voglio vedere come ci entri qua, eh. Giusto, giusto. Giusto, giusto. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa super importante. No, neanche prima abbiamo annunciato il momento Surpier. Molto. Adesso vi lanciamo una domanda che ce la lasciate qua nei commenti. Vi piace più il momento Surpier o il momento Pierangela? Fatelo cielo sapere perché ci sono arrivate un po' di proposte di questi due nomi Sì, per lanciare annuncio no, il momento. il momento. Quindi cielo sapere nei commenti. E adesso al momento lanciamo ancora il momento Shur Pierre è arrivato. Nel castillo di San Sebastian addirittura compare negli scritti dell'antica Grecia come qua esisteva il tempio di Cronos, ovvero la figura mitologica greca che dettava il tempo. Poi un'altra curiosità che ho scoperto è che qua nel 1457 arrivò una barca veneziana dove tutti i suoi passeggeri erano affettati dalla peste e quindi in quel momento la città di Cagliari lasciò questa isola alla barca veneziana per far sì che appunto potessero appunto tutti i suoi passeggeri essere curati dalla peste. E i veneziani, per ringraziare appunto la città di Cadiz, hanno eretto qua un eremo e hanno usato per costruirlo appunto i resti dell'antico faro. Quello che vedete là è il faro nuovo e questo qui è il vecchio faro. E questa parte qua è l'eremo, no? Sì, che hanno appunto, come già detto, hanno usato i resti dell'antico faro per costruire l'eremo. E un'altra cosa, le mura come le vedete oggi sono del 1700 e sempre è stato costruito questo castello come barriera difensiva sempre per le incursioni dei berberi. Però poi all'essere un isolotto molto piccolo e molto esposto già non fungeva tanto come barriera difensiva e quindi poi fu abbandonato e così come lo vedete. Guardate come cambia qua la roccia. È super particolare. È fatta con tutte conglomerato, con tutte delle piccole conchiglie. Queste qua bianche sono tutte conchiglie fossilizzate. Sì. E la roccia qua appunto sulla spiaggia è tutta così. Sembra che si sgretola, però è durissima. Infatti tutti gli edifici sono costruiti, gli antichi edifici, sono costruiti appunto con questa roccia. Ci muoviamo? Adesso a cercare. Andiamo a farci la doccia, quella che avete visto di Barbate. Brava, Brava, oh, miglioriamo. E poi andiamo direzione Tarifa, che i nostri amici non l'hanno ancora vista e noi chiaramente Non diciamo mai di no. non diciamo mai di no Tarifa. E attraversiamo questo ponte. Il Ponte della Costituzione è lungo 3 chilometri. Ma un bel pontone, come dico io. Un pontone. Pontone. Ringraziamo questa doccia con vista mare.
che mi ha lavato. Benedetta doccia. Benedetta doccia gratis che mi ha lavato corpo e anima. Mamma mia, mi E la sento... mia era fredda. Ah, no, la mia era super calda. No, però io lo dico. Io non c'era nessuno in Cuore delle Donne, sono entrato in Cuore delle Donne perché era calda. Hai fatto bene. Ho provato a farmi la doccia fredda e non ho avuto le palloncine. Le palloncine di farlo. Hai fatto bene ad andare alla doccia. Avrei fatto anch'io il contrario, se era fredda andavo nell'altra. Oh, adesso sì che sto bene. La situazione si complica, però benvenuti nelle vacanze di Natale. 2 parcheggi pieni, strapieni. Andiamo a Prima vedere. qua nei giorni prima c'era gente, però si stava No, tranquilli. Però. qua ci saranno 300 furgoni. È un parcheggio grandissimo. Andiamo a cercare se è il terzo parcheggio. Andiamo più verso Bologna, dove siamo andati a vedere le dune, se vi ricordate. Speriamo bene. Vieni qua, Tanzini. Arrivo! Mamma mia. E ragazzi, una cosa così ce lo immaginavamo, come abbiamo già detto, però una cosa così. Meno male che questo parcheggio l'abbiamo tenuto come riserva e ne avevamo un altro. Sì, ne avevamo 4. Questo qua e poi ce n'era C'era un altro. Il problema non è un problema, eh. Sta cucinando a te, me. Aiuto. Il problema di No. questo parcheggio è che la strada è una strada secondaria, però è vicino, però non fa niente. Però fa niente. Meglio che- Dobbiamo stare un po' più attenti, i cani legati e basta. Però almeno siamo soli. Non c'è nessuno. Con i nostri amici soli, perché l'altra è una cosa scandalosa. Tutti i surfisti erano vicino alla spiaggia, ovviamente li capiamo. E qua sei un po' più lontano dalla spiaggia. E quindi quando si devono portare giù tutto il materiale, questo parcheggio non va bene. E per noi va benissimo. Stasera si è fatta una certa, sono le 10, Boh. non abbiamo ancora mangiato. Cordon bleu, che potrei dire che li ho fatti io, ma nessuno mi crederebbe, quindi li abbiamo comprati, con insalata e pomodori. E io vado a letto. Perché Senza filmetto. Le- Direi a letto diretto. mi hai tolto le parole di bocca. L'episodio è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, Attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche, commentare, mettere un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. un bacio!